Buenos Aires, 28 dicembre 1995, le 10:30 di sera. Da giorni, sull'Avenida Santa Fe, qualcuno sorveglia un palazzo. Non entrano. Aspettano. Hanno paura che lui, sentendoli arrivare, faccia in tempo a cancellare tutto. Quando finalmente si muovono, sono in 25. In pochi secondi sono su per le scale. Dentro l'appartamento trovano 2 genitori e 3 fratelli. Nessuno di loro capisce cosa stia succedendo. Si portano via i computer e i dischi rigidi dalla stanza di un ragazzo che, in quel momento, non è nemmeno in casa. Lui è dalla fidanzata, non ne sa niente. Torna dopo mezzanotte, apre il portone e lo accoglie un odore di sigaretta che non gli appartiene. Nel corridoio ricorderà di averne contati più di 100. Trova i genitori seduti sul divano. Gli raccontano che è venuta la polizia, che si sono portati via tutto. Lo hanno visto ogni giorno davanti a quello schermo, non hanno mai immaginato cosa ci facesse. E la verità è che nemmeno lui, in quel momento, sa con certezza quale delle cose che ha fatto negli ultimi anni abbia fatto scattare un'operazione internazionale. Il giorno dopo è sui giornali. Lo chiamano pirata informatico. La parola hacker in Argentina non esiste ancora nell'uso comune. Il ragazzo ha 21 anni, il suo nome è Julio César Ardita e nel giro delle bacheche elettroniche argentine lo chiamano El Gritón. Julio César Ardita nasce nel 1974 a Rio Gallegos, in Patagonia. Suo padre è un militare e viene trasferito spesso. Prima dei 14 anni Julio ha già vissuto in 7 posti diversi. Nessuna scuola, nessun gruppo di amici. Dura abbastanza a lungo da diventare suo. Nel 1988 la famiglia arriva a Buenos Aires e si ferma. Julio si iscrive al liceo Dámaso Centeno a Caballito. È lì, in un'aula di informatica, che tocca per la prima volta un computer, una Texas Instruments collegata a un normale televisore. Il professore, Eduardo Bergamo, nota subito quanto quella macchina lo assorba e gli offre le chiavi dell'aula. Può restare a usarla anche dopo la fine delle lezioni. Per un ragazzo che ha cambiato scuola 7 volte, è la prima cosa che resta ferma, mentre tutto il resto si è sempre spostato. L'anno dopo, Bergamo propone a Julio e ad altri studenti bravi un progetto vero: scrivere il programma che gestisce i pagamenti della scuola, i fornitori, i voti, le presenze. Julio accetta. Da quel giorno può vedere tutto quello che passa dentro quel sistema. 17 anni e amministra già il retrobottega digitale del proprio liceo. È il primo posto in cui essere quello più bravo al computer conta qualcosa. Un computer tutto suo, però. La famiglia non può permetterselo. Julio si arrangia. Trova lavoro in un negozio di videogiochi e computer e con lo stipendio, la vecchia console e qualche mese di straordinari si compra il suo primo computer vero, usato. Una Cerveni, un clone argentino dello Sinclair inglese. Da quel momento diventa quasi impossibile staccarlo dalla tastiera. Salta le cene. Sua madre lo chiama e lui risponde sempre la stessa cosa. Aspetta, deve finire di caricare l'ultimo programma. Nel 1990 va con la famiglia in vacanza a Cordoba a trovare uno zio e si porta dietro l'intero computer, schermo, tastiera, il resto, riempiono il baule dell'auto. Lo zio ha un negozio di elettronica, resta colpito da tanta ossessione e gli regala un modem, una scatola che collega il computer alla linea telefonica e la linea telefonica al computer di qualcun altro. Da un giorno all'altro Buenos Aires smette di essere l'unico posto dove può stare. Scopre le BBS, bacheche elettroniche a cui ci si connette componendo un numero, per scambiarsi programmi e messaggi con sconosciuti. Trova i primi numeri di telefono proprio nel negozio dove lavora. Comincia a frequentarne 5 o 6, sempre le stesse. La più battuta si chiama Satanic Brain, tutta dedicata ai virus. Dentro alcune di queste bacheche esistono aree riservate, accessibili solo se qualcuno che già ne fa parte ti fa entrare. Piccoli club dentro quello più grande. Julio riesce a farsi accettare nel più esclusivo di tutti, un'area che si fa chiamare Arrested Development. Lì dentro, dirà lui stesso anni dopo, si ritrovavano i nomi più bravi della scena, con quello che si sa della piccola e reale comunità di bacheche elettroniche argentine di quegli anni. Ogni membro ha un nome di battaglia. Julio sceglie El Gritón. Il motivo, dice ancora oggi, resta un segreto. Se lo tiene per un'eventuale autobiografia.
Nel 1992 Julio si connette a internet per la prima volta. Scrive un programma e lo chiama semplicemente Sniffer, un setaccio che intercetta nomi utente e password mentre passano sulla rete e li salva in un file. Lo lascia acceso tutta la notte su qualunque sistema trovi. La mattina dopo 2000 credenziali nuove lo aspettano. Con un accesso rubato se ne apre un altro e poi un altro ancora. Ogni sistema violato diventa il trampolino per il successivo. Non è solo. Da Buenos Aires legge di altri come lui, i Piratas Unidos Argentinos, la Legion of Doom negli Stati Uniti, il Chaos Computer Club in Germania. Nell'immaginario di quegli anni circola ancora un film di 10 anni prima, un ragazzo che si collega al computer del Pentagono pensando sia un gioco. War Games, 1983. Una fantasia che Julio, senza saperlo, sta per rendere vera. Nel 1994, da una stanza di Buenos Aires, entra Harvard. Harvard, l'FBI, l'esercito degli Stati Uniti, il Pentagono, la CIA. Nello stesso anno entra in tutti. Chiama un numero verde di Telecom Argentina. Non paga un peso, lui, per tutto questo. Alla NASA scopre che, caricando le coordinate di un punto sulla mappa, il sistema gli restituisce una foto satellitare di quel punto esatto. Quello che oggi è Google Maps, lui lo fa nel 1994, passando per la NASA. Ha accesso persino agli elenchi telefonici completi. I suoi amici lo sanno solo in parte e ne approfittano. Vedi se trovi il numero di quella modella. Lui lo trova e la chiamano tutti insieme, ridendo. Un gioco da ragazzi, niente di più. Da bambino costruiva casette sugli alberi e appena finite ne cominciava un'altra. Non era il risultato a interessarlo, era il processo. Ora fa lo stesso con i sistemi informatici più protetti del pianeta. Entra, guarda e passa oltre. Nessun furto, nessun sabotaggio, solo la curiosità di vedere fin dove può arrivare. Da qualche parte, dall'altra parte dell'emisfero, qualcuno ha appena cominciato a notarlo. Estate 1995. Il Naval Command, Control and Ocean Surveillance Center di San Diego, si accorge di essere stato violato. Risalendo la traccia, gli investigatori arrivano ai computer di Harvard, lo stesso trampolino che Julio usa da mesi. Seguire i log non basta più, bisogna ascoltare in tempo reale mentre l'intruso è ancora collegato. Il 23 ottobre 1995, un giudice federale di Boston firma un provvedimento mai firmato prima nella storia giudiziaria degli Stati Uniti. La prima intercettazione mai autorizzata da un tribunale americano su una rete di computer invece che su una linea telefonica. Il dispositivo viene installato sui sistemi della facoltà di Harvard e resta attivo per gli ultimi 2 mesi dell'anno, registrando sessione dopo sessione ogni mossa dell'intruso mentre accade. È proprio ascoltandolo in diretta che gli investigatori lo sentono riferirsi a se stesso in un modo solo: Griton. Ripetuto più volte, quel nome è il filo che collega decine di intrusioni diverse a una sola persona. Anni prima, Ardita aveva pubblicato su internet una bacheca pubblica, la chiamava Scream, e ci aveva messo dentro il suo numero di telefono di casa. Telecom Argentina, contattata dagli americani, incrocia gli orari delle sessioni intercettate con i tabulati delle chiamate 0800, i numeri verdi gratuiti che Julio usava da Buenos Aires come copertura. E le chiamate portano tutte a un solo apparecchio, a Buenos Aires. Ma l'indagine americana continua. Nei giorni dopo la perquisizione, il telefono di casa Ardita non smette di squillare. Giornali, radio, televisioni. La famiglia non risponde a nessuno. Un avvocato riesce a evitargli il carcere, anche perché, semplicemente, in Argentina non esiste ancora una legge sui reati informatici. Julio resta libero, ma l'indagine americana continua. Passano 2 anni, 1997, Palermo, il quartiere più popoloso di Buenos Aires. Suona il campanello. Sul pianerottolo trova 25 uomini, agenti dell'FBI, della CIA, dell'Interpol e della Marina americana, guidati da un funzionario di nome William Godoy. Gli dicono che negli Stati Uniti ha ancora un procedimento aperto, $750.000 di multa e 25 anni di carcere. Poi gli offrono un'uscita, se collabora, se racconta tutto, possono aiutarlo.
Accetta, dirà poi, senza pensarci. 2 settimane di interrogatorio, tese all'inizio, sempre più distese col passare dei giorni, fino a finire con una grigliata tutti insieme, agenti e indagato allo stesso tavolo. Il 19 maggio 1998, in un'aula federale di Boston, si dichiara colpevole di intercettazione illegale e danneggiamento di file su sistemi militari. Nessuna prova che cercasse un guadagno. Sentenza: $5.000 di multa, 3 anni di libertà vigilata e non un giorno di carcere. In Argentina, il fascicolo ha raggiunto 2.500 pagine. Il giudice conclude che secondo le leggi allora in vigore non c'è reato da giudicare. In Argentina, nel 1996, una legge sui reati informatici non esiste ancora. Non esisterà fino al 2008. Lo obbliga a pagare 60 pesos per aver usato senza autorizzazione una linea Telecom e a tenere qualche mese di lezioni di informatica all'Istituto del Sol. L'hacker che la Marina degli Stati Uniti ha inseguito con uno strumento legale mai usato prima, punito con una multa che vale meno di una cena. Il dettaglio che cambia il senso di tutta la storia è questo: Julio non aspetta la sentenza per cambiare vita. Nello stesso anno della perquisizione, mentre il caso è ancora aperto, fonda Cybsec insieme all'economista Juan Sabalain, la prima azienda di sicurezza informatica dell'Argentina. Vende in pratica la stessa competenza che lo ha fatto braccare da 3 agenzie federali americane, solo che adesso la usa per proteggere i sistemi, non per entrarci. All'inizio è più un lavoro di persuasione che di codice. Nessuno in Argentina ha ancora un'idea chiara di cosa sia un rischio informatico. Julio e Sabalain passano più tempo a spiegarlo ai clienti che a risolverlo. Poi arriva il 1999, l'anno dell'esplosione di Internet. E Cybsec smette di dover convincere. Il rischio, ormai, lo vedono tutti da soli. 2001, apre una sede in Paraguay, poi Ecuador, poi Panama. L'azienda nata per rimettere in piedi la reputazione di un 21enne finisce per coprire mezzo continente. 2016. Sabalain vuole ritirarsi. Julio decide di vendere e Cybsec viene comprata da Deloitte, una delle più grandi società di sicurezza informatica al mondo. Oggi Julio Ardita insegna in 3 università: l'Universidad de Buenos Aires, l'Universidad de la Defensa, l'UCEMA. Di quegli anni, a chi glielo chiede, ripete sempre la stessa frase: dietro tutto quello che ho fatto c'era sempre curiosità. Non ho mai avuto intenzione di rubare informazioni. Per me era solo un gioco. Un gioco che ha aperto, per primo in un intero continente, la porta a un mestiere che oggi vale miliardi. Io sono Ram. Questa era la storia di Julio César Ardita. Se ti è piaciuta, iscriviti. Qui si raccontano le storie vere degli hacker. La prossima sta già arrivando.